Un atto di coraggio inaspettato ha trasformato la vita di una semplice cameriera, portandola a scoprire un amore profondo e a superare le sue più grandi paure. Ciao, sono Rossana. Oggi ti racconto una storia che ti cambierà la prospettiva. Questo è il racconto della trasformazione di una vita ordinaria ad una vita straordinaria, piena di amore inatteso e sfide superate. Nel cuore di una tranquilla cittadina toscana, Alice, una cameriera di 28 anni, stava terminando il suo turno serale. Stanca, si diresse verso la sua vecchia auto quando udì un debole vagito. Il suono proveniva da un'auto scura con i finestrini chiusi. Un bambino di pochi anni piangeva, sudato, intrappolato all'interno. Senza esitare, Alice ruppe il vetro posteriore e liberò il piccolo, stringendolo forte mentre chiamava i soccorsi. Poco distante, Marco Bianchi, elegante quarantenne e padre del bambino, guardava la scena. Aveva lasciato il figlio Leonardo un attimo per una telefonata urgente. Colpito e immobilizzato dalla gratitudine, osservò Alice cullare suo figlio con una tenerezza quasi materna. Al commissariato di Siena, Alice raccontò l'accaduto. Marco entrò, si presentò come il CEO di una grande azienda tecnologica e la ringraziò con voce tremante. Alice, imbarazzata ma incuriosita, accettò il suo invito a un incontro per ringraziarla adeguatamente. Giorni dopo, in una caffetteria elegante, Alice e Marco si ritrovarono. Nonostante i loro mondi diversi, la conversazione fu autentica. Marco le raccontò come la paternità improvvisa, dopo la tragica morte della moglie, lo avesse isolato nel lavoro. Alice parlò della sua infanzia modesta, del sogno mai realizzato di diventare maestra e del suo profondo amore per i bambini. Alla fine, Marco le propose di rivedere Leonardo. Alice accettò l'invito di Marco per una giornata con Leonardo in un agriturismo umbro. Leonardo, appena la vide, allungò le braccia verso di lei. Trascorsero la mattina tra giochi e risate. Marco li osservava, sentendo una nuova luce tornare nella sua vita. Durante il pranzo le rivelò: «Non pensavo che qualcuno potesse riportare luce nella mia vita». Alice arrossì. La giornata si concluse con un tramonto, le loro mani che si sfioravano in un silenzio denso di significati. Qualcosa di importante stava iniziando. I giorni successivi furono pieni di pensieri per Alice. Poteva davvero avere un posto nella vita di un uomo come Marco? Le voci sul loro legame iniziarono a circolare, arrivando anche alla sua ex datrice di lavoro. Una sera, in trattoria, Alice si trovò ad affrontare una cliente acida e invidiosa che bisbigliava sul suo conto. Sentendosi giudicata non per il suo lavoro, ma per la sua vita privata, Alice iniziò a fare piccoli errori. Il lavoro, prima un rifugio, divenne un campo di battaglia. Tornata a casa, scoppiò: «Non appartengo a questo mondo, Marco, non a quello della ricchezza, né a quello del giudizio costante». Lui cercò di calmarla, ma sapeva che la differenza tra le loro vite era enorme. Alice pensò di allontanarsi, ma poi Leonardo la chiamò mamma per la prima volta. Quella parola le rimase dentro come una promessa. La sera dopo, a casa sua, non riusciva a dormire. Era amore o solo gratitudine? Un messaggio di Marco: «Vorrei solo parlare, ovunque e quando vuoi tu». Alice lo fissò, ma non rispose. Passarono giorni. Alice si immerse nel lavoro, evitando ogni contatto. Marco rispettava il suo spazio, ma Leonardo sentiva la sua mancanza. L'infermiera scrisse ad Alice: «Leonardo ti cerca ogni giorno, i suoi occhi parlano per lui». Alice non resistette, andò da loro senza preavviso. Quando Leonardo la vide, le corse incontro, stringendola forte. Piangevano entrambi. Marco osservava, grato. Non parlarono molto, ma fu sufficiente. Alice accettò di tornare a vedere Leonardo. Marco sapeva che la fiducia andava coltivata lentamente. Marco propose un weekend in Toscana con Leonardo. Alice accettò con riserva, considerandola una prova. Arrivarono in un casale tra vigneti. L'aria profumata, i sorrisi di Leonardo e la gentilezza di Marco la fecero rilassare. Cenarono all'aperto e Alice rise di cuore. La mattina dopo Leonardo le mostrò un disegno, loro tre mano nella mano. «Lui ci vede già così», disse Marco. Alice annuì, stringendo il disegno. Il giorno seguente Alice si svegliò con un senso di pace inusuale. Preparò la colazione, pensando a quanto poco bastasse per cambiare tutto. Il telefono squillò. Era Marco, solo per sapere come stai. Quella stessa sera Alice andò a trovare Marco e Leonardo.
Li trovò in giardino, Marco intento a potare rose. La semplicità del gesto la colpì. Quel giardino divenne il luogo di una nuova conversazione, intima e senza fretta. Seduti su una panchina, parlarono del futuro, dei sogni e delle paure, senza dichiarazioni d'amore, solo verità condivise. Marco le sfiorò la mano. Alice non si ritrasse. Un passo, solo uno, ma verso il cuore. Passarono settimane, le visite divennero frequenti. Alice e Marco iniziarono a conoscersi nel quotidiano, nei dettagli che costruiscono una vita insieme. Leonardo era visibilmente felice. La casa di Marco, prima fredda, era ora viva. Una sera, un piccolo disguido riaffiorò vecchie paure in Alice. Marco, senza spiegazioni, le disse: «Non sei sbagliata, ti aspetto». Il giorno dopo, Alice tornò. «Ho bisogno di imparare ad avere fiducia». Marco annuì. «Allora lo facciamo insieme». Era una promessa semplice e vera. Alice decise di portare Marco nella sua casa d'infanzia, oggi semi-abbandonata. Voleva mostrargli le sue radici, le sue ferite. Camminarono tra le stanze vuote, mentre Alice raccontava frammenti di un'infanzia difficile. Marco ascoltava in silenzio, senza interrompere, solo comprendendo. Quando uscirono, le disse: «Le tue cicatrici non ti rendono debole, Alice, ti rendono unica e incredibilmente forte». Alice sentì il nodo che la stringeva a allentarsi. Quella notte tornarono in città mano nella mano, per la prima volta, senza pensare al domani, solo al presente. Una mattina d'autunno Marco propose una gita al mare. Silenzioso, solo loro tre. Camminarono lungo la riva. Marco prese coraggio. «Io ti amo, Alice, ma voglio che tu scelga perché è il tuo cuore a guidarti». Lei lo guardò commossa. «Il mio cuore è stanco di scappare». Si baciarono. Un bacio semplice, profondo, che sigillava un punto di svolta. Il tempo passava. Alice iniziava a sentirsi parte di un equilibrio, non più ospite, ma elemento fondamentale. Un giorno, mentre sistemavano una libreria, Marco le mostrò una foto dei suoi genitori. «Non li ho mai sentiti davvero vicini», disse, «ma con voi sento qualcosa che non ho mai provato». Alice capì che anche lui stava ricostruendo qualcosa. La loro storia era fatta di piccole, quotidiane scelte. Una sera, sotto la pioggia, Alice si girò verso Marco e disse: «Sono pronta, non per una favola, ma per una vita vera». Lui sorrise, stringendola a sé. Alice decise di lasciare il suo lavoro di cameriera per aprire un piccolo spazio creativo per bambini. Marco la sostenne senza esitazioni. Era il suo primo investimento non per profitto, ma per amore. Il giorno dell'inaugurazione, la piccola libreria caffè era piena. Il momento più intenso fu quando Leonardo prese il microfono e disse: «Questa è la casa del cuore della mia mamma». Alice si commosse. Non era più la donna che temeva il giudizio, ma una donna che si era ricostruita e donava se stessa. Marco la guardava da lontano, orgoglioso. Qualche settimana dopo, Alice ricevette una lettera dalla madre, con cui non parlava da anni. «Ho sentito parlare di te. Vorrei conoscerti di nuovo». Dopo molte riflessioni, Alice decise di incontrarla. In un caffè si guardarono senza rancore. La madre disse: «Non sono stata la madre che meritavi, ma ti ho sempre amato». Alice rispose: «Adesso voglio solo essere la madre che Leonardo merita». Quel perdono fu una liberazione. Tornò a casa leggera. Marco le aprì la porta, Leonardo le saltò in braccio. Era a casa finalmente. Era una domenica mattina qualunque, il sole filtrava, il profumo del caffè invadeva la casa. Leonardo giocava, Marco leggeva il giornale, Alice li osservava. Marco le prese la mano. «Vuoi restare per sempre?» Lei sorrise. «Sono già rimasta». Erano diventati famiglia e così, in quella casa dove un tempo regnava il silenzio, ora viveva la musica delle voci, delle risate, della vita. Se questa storia ti è piaciuta, ricordati di mettere mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti altre storie che toccano l'anima. Non vedo l'ora di raccontarti la prossima storia.